wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi andiamo a vedere come realizzare una bellissima borsa mare con la tecnica Granny, interamente realizzata all'uncinetto, quindi ho utilizzato solamente del cordino. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio quale cordino ho utilizzato e anche i colori. Anche oggi un progetto realizzato semplicemente con del cordino, quindi non metterò accessori, per cui la borsa interamente all'uncinetto, compresa la base, e andrò ad utilizzare il cordino Amore Corda da 2 mm dell'azienda Borgo dei Pazzi, che è un cordino riciclato e sempre made in Italy. Guardate quanto è bello! È morbidissimo nelle lavorazioni, nello specifico può essere lavorato dal 3,5 al 4,5, nel mio caso utilizzerò il 3,5, ma voi dovete appunto utilizzare l'uncinetto che è più congeniale al vostro tipo di lavorazione. Io vi lascio un codice sconto col quale potete acquistare questo cordino che si trova da rocche da 500 grammi, ma lo potete utilizzare appunto come codice sconto per tutto quello che trovate sul loro sito. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la lavorazione. Iniziamo realizzando 39 catenelle che io ho già eseguito. Adesso dobbiamo ricreare i classici gruppi della tecnica Granny, quindi realizzo altre 3 catenelle che sarà il mio primo punto alto, quindi filo sull'uncinetto e sulla quarta, quindi queste 3 formano il mio primo punto alto, sulla quarta ricreo il secondo punto alto. E sempre nello stesso punto farò il terzo ed ecco creato il nostro primo gruppo. Poi lascio 3 maglie di base, quindi 3 catenelle, vado sulla quarta e vado a ricreare un altro gruppo, quindi 3 maglie alte nello stesso punto, in questo caso nella catenella sottostante. Ed ecco qui il secondo gruppo. Filo sull'uncinetto, lascio 3 catenelle, vado sulla quarta e vado a fare un altro gruppo in questo modo. Vedete? E proseguiamo nello stesso identico modo. Quindi salto 3 catenelle, vado sulla quarta e continuo fino alla fine, fino ad arrivare sull'ultimo punto che poi vi faccio vedere appunto come creare l'angolo. Quindi proseguiamo fino alla fine, ci rivediamo a questo punto per vedere come fare l'angolo appunto per girare da questa parte. Sono arrivata quasi alla fine, facciamo l'ultimo gruppo, quindi le nostre 3 maglie alte. Adesso dobbiamo creare l'angolo. Quindi cosa facciamo? Una catenella di separazione e altre 3 maglie alte, sempre nello stesso punto. Un'altra catenella di separazione ed altre 3 maglie alte, sempre nello stesso punto. E così abbiamo creato l'angolo. Adesso cosa facciamo? Filo sull'uncinetto e qui al centro andiamo a creare il nostro gruppo, quindi le 3 maglie alte. Così, stessa cosa in quello successivo. E lo facciamo fino alla fine del giro.
e al solito ci rivediamo qui per farvi vedere come chiudere e completare l'angolo. Arrivati quasi a fine del giro dobbiamo ricreare l'ultimo angolo. Noi abbiamo già un gruppo realizzato che sarebbe il primo, dobbiamo fare la stessa cosa, quindi nello stesso punto facciamo il primo gruppo, sempre di 3 maglie alte, facciamo una catenella e facciamo un altro gruppo. Così in questa maniera saranno 3. La catenella di separazione, mi raccomando, e chiudiamo punto bassissimo sulla prima maglia realizzata, in questo modo, e possiamo tagliare il filo perché adesso facciamo il cambio colore, quindi sfiliamo, lo facciamo passare nella maglia successiva, in questo modo, così poi ce lo andiamo a lavorare dopo, ed ecco che il primo giro è stato effettuato. Adesso prendiamo un altro colore, facciamo il nostro cappietto e nello stesso punto, io preferisco continuare sempre da qui, ci agganciamo con un punto basso e la codina ce la lavoriamo. Quindi facciamo così, facciamo un punto basso ed altre due catenelle, che così abbiamo creato il nostro primo punto alto. Ne facciamo altre 2, quindi maglie alte, e adesso negli spazi tra un gruppo e l'altro andiamo a ricreare il nostro gruppo di 3 maglie alte, in questo modo, così andiamo a ricreare la tecnica granny. In questo modo. Vedete? Quindi procediamo e vi faccio vedere come creare l'angolo e poi sarà sempre così per tutti gli altri giri. Quindi arriviamo a questo punto e ve lo faccio rivedere. Arrivati a questo punto dobbiamo creare l'angolo, quindi facciamo il nostro primo gruppo di maglie alte, quindi 3, catenella di separazione e nello stesso punto un altro gruppo. In quest'altro punto rifacciamo la stessa cosa, quindi 2 gruppi di maglie alte separate dalla catenella, e poi procediamo come prima, in ogni spazio andiamo a creare 3 maglie alte, in questo modo. E si arriva all'altro angolo e si fa la stessa identica cosa. Quindi ci rivediamo di nuovo per farvi rivedere un'altra volta come si fa l'angolo e poi inizieremo il terzo giro. Siamo arrivati all'altro angolo, quindi iniziamo con le prime 3 maglie alte, catenella e un altro gruppo nello stesso punto e abbiamo completato il primo angolo. Qui abbiamo già il gruppo fatto, ne manca uno, lo andiamo ad eseguire e non ci dimentichiamo prima di tagliare il filo, cioè anzi di chiudere la catenella, chiudiamo a maglia bassissima sulla prima maglia eseguita. Possiamo procedere a tagliare il nostro filo, quindi lo sfiliamo, lo facciamo passare sotto l'altra maglia ed ecco qui. Adesso iniziamo, vi faccio rivedere un'altra volta, ma adesso sarà sempre uguale.
Sempre nello stesso punto inizio con un punto basso, quindi mi aggancio con un punto basso e poi faccio 2 catenelle e così ho creato la mia prima maglia alta, come prima. Quindi faccio questo gruppo, lo completo e proseguo nella lavorazione che abbiamo visto prima. In ogni spazio 3 maglie alte, ad eccezione degli angoli che avete visto appunto come si devono eseguire. Ed ecco fatto. Poi tutti questi fili li andiamo a tagliare ed ecco qui. Quindi nell'angolo al solito 2 gruppi separati da una catenella e tutto il resto è uguale. Adesso cosa facciamo? Dopo questo giro faremo il quarto colore e ripetiamo un'altra volta la sequenza dei colori, quindi un totale di 8 giri. Ci rivediamo per fare insieme il nono giro che ci consentirà di iniziare a salire col corpo borsa. Ed ecco eseguita quindi la nostra base che è creata da 8 giri, quindi ho ripetuto 2 volte la sequenza dei 4 colori. Poi ovviamente voi potete decidere di farla più piccola, più grande, insomma io penso che come borsa mare abbia una certa capienza ed è perfetta. Quindi arrivata all'angolo adesso non dobbiamo fare più il gruppo perché altrimenti la borsa continuerà ad allargarsi, dobbiamo iniziare a far salire il corpo borsa, quindi negli angoli facciamo quello che abbiamo fatto qui, ovvero un solo gruppo di 3 maglie alte, senza catenelle e senza nulla. Quindi a questo punto sarà tutta uguale, vedete? Quindi un solo gruppo per ogni spazio sottostante. Vi faccio vedere anche l'altro angolo. Vedete che comincia a girarsi il lavoro perché poi quando lo giriamo, vedete, si creerà la curva e il lavoro tenderà a salire. È una lavorazione comunque molto semplice, quindi è adatta anche alle meno esperte. Io penso di fare circa 16 giri, ma poi alla fine io vi dirò esattamente quanti centimetri abbiamo ottenuto e quanti giri in totale andrò ad effettuare. Stiamo arrivando all'angolo. E qui facciamo la stessa cosa, quindi senza creare i 2 gruppi, quindi uno solo in questo spazio, esattamente come in tutti gli altri. Quindi mi raccomando, da adesso in poi questa sarà la lavorazione fino alla fine di tutti i giri che andremo a realizzare. Vedete? Poi chiaramente questo è il nostro lato giusto, perché questa è la parte interna. Vedete, la borsa comincerà a salire. Quindi ci rivediamo per vedere come fare appunto gli ultimi giri. Ho eseguito tutti i giri che in totale, anziché 16, ne ho fatti 24 appunto perché veniva troppo bassa, essendo una borsa mare, la volevo appunto, oltre che abbastanza larga, anche più alta. Quindi il totale sono 24 giri e abbiamo raggiunto per il momento un'altezza di 28 cm. Considerate che ancora dobbiamo fare i giri di rifinitura e il manico. Adesso infatti io che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa in 2. È anche facile perché ci sono i gruppi che ci danno una mano per quanto riguarda le distanze. Poi mi sono presa questa misura, vedete, e ho iniziato sempre alternando. Adesso noi per 4 giri continueremo a alternare la sequenza, quindi ho ricominciato col giallo, mi sono presa questa misura e ho realizzato 80 catenelle e poi, quindi dove ci sono i marcapunti, io continuo a lavorare punti bassi su tutte le maglie disponibili in questo modo. Quindi molto facile.
Si fa la stessa cosa anche da questa parte, quindi in questo spazio, quindi noi completiamo qui e facciamo le 80 catenelle e poi chiudiamo qui con punto bassissimo e ci rivediamo per farvi vedere il secondo giro, soprattutto come viene sovrapposto per creare questo manico. Completato quindi il primo giro, vedete, quindi ho fatto anche l'altro manico, adesso ho ricominciato, quindi perché dobbiamo fare, in totale sono 4 giri, quindi ho iniziato con l'altro colore e adesso facciamo dei punti bassi sotto ogni maglia disponibile e anche su queste 80 catenelle. Andiamo a costruire i nostri punti bassi. Quindi li facciamo tutti e arrivato qui si continua esattamente come abbiamo fatto fino adesso. Quando faremo il terzo giro i punti bassi vanno a continuare come una sorta di contorno, per cui ci rivediamo a borsa finita. Ed ecco il progetto completato. Secondo me è venuta veramente molto carina, è molto spaziosa, può essere ovviamente utilizzata non solo per andare al mare, ma direi che comunque come borsa estiva è perfetta. Le misure finali sono circa 35 di larghezza, un'altezza di 30, una profondità di circa 18, quindi è abbastanza, veramente molto capiente. Sono soddisfatta del risultato, dei colori che ho scelto. Ricordiamo che comunque come Amore Corda sul sito Borgo dei Pazzi ne trovate tantissime tonalità. Vi lascio questo codice sconto così potete acquistare sia questo cordino che tutto quello che trovate sul loro sito. Non dimenticate, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella perché stanno arrivando un sacco di progetti, uno più bello dell'altro. Se comunque avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Ci vediamo alla mia prossima creazione.